Ciao a tutti e benvenuti a Italiano sul divano. Ieri ho parlato con una mia studentessa e mi ha detto: Ciao Giovanna, ho scritto una lettera ai miei amici. Io ho sorriso e ho pensato: che bella parola, scrivuto. Peccato che non esista. In italiano molti verbi non seguono le regole del participio passato, ato, uto, ito, ma sono irregolari. Oggi osserveremo delle storie e capiremo insieme come si forma il participio passato dei verbi irregolari. Siete pronti? Iniziamo. Iniziamo con una piccola sfida. Ascoltate questa giornata tipo e segnate i verbi che vi sembrano strani. Ieri è stata una giornata molto rilassante. Mi sono svegliato presto, ho preso un caffè e ho letto il giornale. Poi ho scritto un messaggio al mio amico e gli ho chiesto un favore. Alle 2 mi sono chiuso in casa perché fuori ha piovuto. Ho visto un film e alla fine ho detto: che bella giornata! Avete notato? Alcuni verbi finiscono in ato, ma altri no. Vediamo quali sono. Abbiamo il verbo preso, che è il participio passato di prendere, non prenduto. Oppure letto, che è il participio passato di leggere, non leggiuto. Oppure scritto, che è il participio passato di scrivere, non scrivuto. Oppure detto, che è il participio di dire, non diciuto. Mi raccomando, i participi passati dei verbi irregolari si dividono in diversi gruppi. Molti verbi che hanno la G o la V all'infinito fanno il participio passato con la doppia T, come abbiamo visto leggere, che diventa letto. Molti verbi che finiscono in dere fanno il participio passato in so, prendere, preso, oppure sto, chiedere, chiesto, o in rto, aprire, aperto. Poi abbiamo i verbi totalmente irregolari, come essere, è stato, è stata. Ricordiamo che quando usiamo l'ausiliare essere, dobbiamo accordare il participio passato al soggetto della frase. Venire è venuto e venuta. Vivere è vissuto e vissuta. Possiamo anche dire ha vissuto più il periodo di tempo. Nascere, attenzione, nato e nato e nata. Si usa l'ausiliare essere perché indica un cambiamento di stato. Ascoltate ora questo dialogo. Ehi, hai chiuso la porta? Sì, l'ho chiusa e ho anche messo le chiavi sul tavolo. Hai aperto la finestra? No, perché ho scoperto che fuori fa freddo. Avete sentito? Chiuso, messo, aperto, scoperto. Questi sono i verbi che usiamo quasi sempre in italiano. Sono tra i più importanti. Adesso tocca a voi. Vi do 3 verbi all'infinito e dovete provare a indovinare il participio passato. Verbo friggere. Pensate al verbo leggere. Bravissimi. Fritto. Io ho fritto. Le patatine. Il secondo verbo è rispondere. Pensate al verbo prendere. Ottimo. Preso. Lei ha preso. Il terzo verbo è offrire. Pensate ad aprire. Giusto. Offerto. Loro hanno offerto una birra.
Com'è andata? Se avete indovinato, complimenti! State iniziando a pensare come gli italiani. Se volete la lista completa dei verbi irregolari, scaricate il PDF nel link in descrizione. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Inoltre scrivetemi nei commenti cosa avete fatto oggi. Vi aspetto nei commenti. Alla prossima, ciao!